Buongiorno, benvenuti amici. Continuiamo a parlare del fascismo e degli anni '20. Ho realizzato ben 7 video lezioni sul fascismo, sia negli anni '20, sia riguardanti anche il fascismo negli anni '30. Ora, in questa nostra playlist, parliamo degli anni '20 al di fuori dell'Italia, cioè nel resto del mondo, a partire dagli USA, dagli Stati Uniti. Sofì, vuoi restare con me? Guardate com'è bella Sofì. Vuoi salutare i nostri videoascoltatori? Guardate che occhi. Forse è stanca, forse vuole andare a dormire, la lasciamo andare, su. Non la voglio stressare. Io vi ho già detto, proprio all'inizio della lezione 1 di questa playlist, i motivi per cui gli Stati Uniti furono l'unico paese ad uscire rafforzato con un'economia potenziata dalla prima guerra mondiale, mentre anche altri alleati, persino altri vincitori della guerra dell'intesa, Francia, Gran Bretagna, uscirono distrutti economicamente. Non ripeterò i motivi. Negli Stati Uniti, subito dopo la guerra, abbiamo un boom economico straordinario, una crescita del PIL per tutti gli anni '20, fino al '29, quando arriverà il disastro di Wall Street, lo vedremo. La crescita del PIL è mostruosa, anno dopo anno, la crescita dell'economia, l'economia degli Stati Uniti non ha paragone in alcuna altra epoca della storia. L'economia è basata sul consumo, si consuma moltissimo, gli americani hanno tantissimi soldi da spendere e anche per una questione di mentalità, non li mettono in banca, li spendono facendo anche molti debiti, indebitandosi anche attraverso speculazioni finanziarie, acquisto di azioni. Vengono prodotti anche attraverso la catena di montaggio, ricordate il Fordismo, sempre più merci di ogni tipo, anche tecnologiche, a bassi prezzi. Automobili se ne vendono tantissime, ricordate la Ford modello T, oppure frigoriferi, aspirapolveri, elettrodomestici che in Europa non erano diffusi, magari non si vedevano neanche, erano solo un lusso per ricchi. In America si va in vacanza, ci si compra una seconda casa per andare in vacanza. Il tenore di vita degli Stati Uniti è altissimo, abbiamo veramente un boom economico straordinario, boom economico accompagnato da tasse molto basse e uno Stato centrale che si fa i fatti suoi, uno Stato che non controlla, purtroppo vedremo che questo provocherà grossi danni, neanche la banca centrale riesce a controllare le aziende, le altre imprese, la borsa di Wall Street. Abbiamo il liberismo economico più totale. Ci sono persone che fanno fortuna dal nulla, creano degli imperi, chiunque, anche un povero, ha un'opportunità. È il famoso American Dream, gli americani si vantano di questo, del loro liberismo economico, del loro tenore di vita. Gli anni '20 vengono chiamati i ruggenti anni '20, i roaring twenties. Tutti acquistano una macchina, un frigorifero, vanno in vacanza, vanno allo stadio a vedere le partite di baseball, vanno a cinema, aumenta moltissimo il tempo libero, i consumi anche voluttuari, i divertimenti, le sale da ballo, le sale da gioco, i locali notturni, si esce la sera. L'America si diverte anche, si diverte in vari modi e produce cultura, questo è importante. Il cinema hollywoodiano, che ancora non è stato messo sotto controllo totalmente dalle major, dalle grandi case di distribuzione, diventa veramente importante negli anni '20. Nel 1928 abbiamo il passaggio dal cinema muto al cinema sonoro. Il cinema degli anni '20 presenta dei personaggi che avranno successo in tutto il mondo, anche in Europa. Facciamo soltanto un paio di esempi relativi al cinema comico. Charlie Chaplin passa dalle comiche brevi ai film veri e propri, ai lungometraggi. Charlie Chaplin da noi e in Francia, il suo personaggio viene conosciuto anche come Charlot, però in inglese, in originale non è così, si dice The Tramp, cioè il vagabondo. Charlie Chaplin fa dei film straordinari come per esempio Il Monello, oppure Luci delle città, oppure il comico triste Buster Keaton,
comico triste che non sorride mai, vagamente simile al nostro Massimo Troisi, non so se qualcuno se lo ricorda. Giusto per dire solo un paio di nomi sul cinema americano, diventa un cinema di grandissimo livello, ma anche la musica, i balli. Avete visto in tanti film che gli anni 20 sono l'epoca del Charleston, le donne si emancipano nel 1920. Sapete che gli Stati Uniti sono divisi in 50 stati, anche molti stati che non avevano ancora dato il voto alle donne, lo concedono, c'è il suffragio femminile, anche le donne votano dal 1920, le donne sono molto più emancipate, sono molto più libere, lavorano molto di più, rispetto a quello che succede in Europa. Ricordate che in Italia il fascismo ha relegato in casa le donne iniziano a vestirsi, ad abbigliarsi in modo particolare, avete presente l'acconciatura delle donne con i capelli corti, con il caschetto, le cosiddette flatters. Negli anni 20 gli Stati Uniti sono anche l'età del jazz, una musica totalmente rivoluzionaria, veniva chiamata la musica del diavolo, che aveva avuto origine dalla tradizione dei neri, degli schiavi, nelle piantagioni, una musica moderna che assolutamente era sconvolgente dal punto di vista del gusto classico europeo. Il jazz darà poi origine al blues, che poi darà origine al rock and roll, quindi siamo alle basi della musica popolare moderna. Ci sono grandissimi personaggi del jazz, io non sono un intenditore di jazz, ma forse se qualcuno di voi segue il jazz li conosce. Anche da un punto di vista culturale si afferma per esempio la nuova narrativa americana, con i grandi romanzi americani, cito soltanto un autore, Hemingway, quindi anche da un punto di vista culturale. Gli Stati Uniti d'America, considerati sempre dagli europei inferiori culturalmente o artisticamente, iniziano a insegnare qualcosa agli europei. Da un punto di vista politico, attenzione, abbiamo la chiusura degli Stati Uniti nell'isolazionismo. Io questo ve l'ho già spiegato in parte quando abbiamo parlato dei trattati di pace di Parigi, trattati di Versailles. Il presidente Wilson, democratico, vi ricordate, aveva portato gli Stati Uniti in guerra. Wilson quindi aveva portato l'America in una posizione di interventismo. Sempre nella loro storia gli Stati Uniti hanno ondeggiato, oscillato tra interventismo e isolazionismo. Interventismo, diceva Wilson, portiamo i nostri soldati in Europa per far vincere l'intesa nella prima guerra mondiale, però poi ricordate, Wilson aveva un progetto di nuovo ordine mondiale basato sulla superiorità degli americani e sulla eventuale permanenza degli americani, dell'esercito americano in Europa come gendarmi, come garanti di questo nuovo ordine. Attraverso i 14 punti di Wilson è la connessa creazione della Società delle Nazioni. La delusione per i trattati di pace voluti dai paesi europei spinse gli americani a cambiare completamente opinione. Ricordatevelo, nel 1918 il Senato diventa a maggioranza repubblicana, non più democratico ma repubblicano. Il Senato, il partito repubblicano, a differenza di Wilson, non vogliono più l'interventismo ma l'isolazionismo, vogliono ritirarsi dall'Europa, non ingerirsi più nei fatti dell'Europa. Prima l'America, dicono, restiamo sul nostro continente, l'America si interesserà più del Sud America o dell'Estremo Oriente ma non più dell'Europa. Quindi Wilson non può firmare neanche i trattati di pace di Versailles, di Saint-Germain, gli altri teatri di pace di Parigi. Gli Stati Uniti non li firmeranno mai. E poi gli Stati Uniti non entrano neppure nella Società delle Nazioni che essi stessi avevano ideati con Wilson, quindi ricadono nell'isolazionismo, non si interessano più dell'Europa, si pentono di aver partecipato alla prima guerra mondiale. Quindi l'isolazionismo in realtà cesserà
solamente durante la seconda guerra mondiale, nel momento in cui gli Stati Uniti vengono attaccati dal Giappone a Pearl Harbor. Gli Stati Uniti si svegliano solo quando Germania e Giappone stanno per vincere la seconda guerra mondiale. Purtroppo fino a quel momento lasceranno l'Europa abbandonata a se stessa e ai suoi dittatori come Mussolini e Hitler. Il Partito Democratico perde le elezioni nel 1920, al posto di Wilson abbiamo l'elezione del repubblicano Harding. Gli anni 20 sono caratterizzati da 3 presidenti repubblicani, quindi monopolio del Partito Repubblicano, 3 presidenti isolazionisti. Prima Harding nel 1920, poi Coolidge viene eletto nel 1924, poi nel 28 Hoover dal 28 fino al 32. Harding in realtà non completerà il mandato perché morirà nel 1923. Comunque sono tutti presidenti repubblicani. Harding, Coolidge, Hoover, 12 anni di dominio politico del Partito Repubblicano e di isolazionismo. Non è proprio vero che questi presidenti non si interessarono minimamente dell'Europa, intervenirono per sostenere l'economia tedesca, però certo non vogliono fare più guerre per salvare la democrazia in Europa. Ripeto, non fanno niente contro dittatori come Mussolini oppure negli anni 30 Hitler. Il loro credo è il liberismo economico, lo Stato non deve contare niente, non deve occuparsi di economia. Fino al 29 hanno ragione loro. Poi nel 29 ci sarà il crollo di Wall Street e la Grande Depressione, quindi le cose cambieranno drasticamente. Questa espansione dell'economia statunitense apparentemente che sembrava infinita e inarrestabile, poi crollò tutto, lo vedremo. Però prima del 29 fino al 29, insomma, le cose andavano bene. Gli Stati Uniti furono alla base di fenomeni culturali mondiali. La nascita della Walt Disney Corporation, per esempio. Walt Disney è un personaggio straordinario che fonda il mondo del fumetto moderno nel cinema di animazione. Alla fine degli anni 20, nel 1928, viene inventato il famosissimo personaggio di Mickey Mouse, Topolino. C'era un problema però. Questi 3 presidenti repubblicani, liberismo economico, espansione economica, senza controlli, va tutto bene, tutti si arricchiscono, però attenzione, c'è anche un fondo, un risvolto di moralismo e di razzismo. Oggi lo chiameremo forse sovranismo. Vengono bloccate le frontiere, vengono bloccati i porti, gli immigrati non entrano più. C'è una paura, una preoccupazione nei confronti degli immigrati, soprattutto immigrati non anglosassoni e non protestanti che arrivano dal Messico, dall'Italia, dall'Europa mediterranea, dall'Europa dell'Est. Molti di questi immigrati che sono in grande difficoltà, miserabili, vengono visti come nemici, come corpi estranei. Ci sono diversi provvedimenti, uno nel 1921 e quello definitivo nel 1924, che bloccano l'immigrazione dall'estero, ma fino ad allora gli Stati Uniti erano stati un paese che fin dall'inizio avevano accolto decine e decine di milioni di immigrati dall'Europa, da tutto il mondo, anche dal Giappone, dalla Cina. Invece adesso vengono chiuse le frontiere, vengono messi anche dei dazi, perché si dice, ecco, gli americani devono comprare le merci americane, non le merci che vengono importate dall'estero. Quindi se noi graviamo di dazi, di una tassa in entrata, le merci che arrivano non saranno più convenienti. Abbiamo appunto il blocco dell'immigrazione, ma anche provvedimenti moralistici del tutto antieconomici, di cui l'America si vergognerà in seguito, che derivano da un certo perbenismo di origine puritana, il proibizionismo sugli alcolici. Dal 1920 fino al 1933 l'America dell'isolazionismo mette al bando gli alcolici. Questo è il proibizionismo, qualunque tipo di bevanda alcolica viene vietata. Molti non erano d'accordo, dicevano: perché dobbiamo per motivi morali proibire gli alcolici? Non serve. Il proibizionismo infatti fu un fallimento da tutti i punti di vista. Siccome lo Stato non vendeva più gli alcolici, inizia a farlo la mafia.
Un po' come oggi succede con le droghe, sono vietate, in realtà si trovano dovunque, perché c'è l'interesse economico a venderle. Si inizia a vedere l'emergere della mafia negli Stati Uniti, che prima non c'era. La mafia si arricchisce con il contrabbando dei liquori. La mafia vende sotto banco illegalmente gli alcolici. Il proibizionismo ottiene il risultato contrario di quello che avrebbe voluto. Gli alcolizzati aumentano sempre di più, il consumo di alcol paradossalmente è molto maggiore ora che è proibito rispetto a quando era legale. Ci sono tantissimi film sul proibizionismo e sui gangster della mafia che emergono grazie al proibizionismo, diventano ricchissimi tramite lo spaccio illegale di liquori. Tra l'altro molti di questi mafiosi, gangster dei liquori, erano italiani e quindi gli italiani non ci fanno una bella figura, basta ricordare il famoso Al Capone, il gangster di Chicago famoso per la strage di San Valentino dove uccise numerosi poliziotti. Chicago, hanno fatto anche un film, no? Su questo, era una delle città al centro proprio del gangsterismo, ma ci sono anche boss irlandesi come O'Banion o ebrei come Lansky, non c'è soltanto la mafia italiana. Gli Stati Uniti capirono di aver sbagliato e nel 1933 quindi abolirono il proibizionismo. Il razzismo è terribile. Gli americani si arricchiscono, ma ci sono molti poveri e ci sono fasce o popoli che vengono esclusi dal sogno americano, i neri. I neri non godono di questi benefici, restano segregati negli stati del sud, ricordatevelo, c'è una legislazione che discrimina i neri. Non parliamo dei pellirosse, i nativi americani che quasi non venivano considerati esseri umani e non avevano ancora la cittadinanza. Gli immigrati venivano odiati da tutti, soprattutto certe etnie, compresi gli italiani, si diceva sono tutti mafiosi, abbiamo una vera e propria organizzazione, il Ku Klux Klan, un nome di origine oscura, Ku Klux Klan. Tranne l'ultima parola, clan, le altre due parole sono di origine oscura, non so se le avete viste in qualche film, sono una congrega, un'associazione di razzisti bianchi, molti dei quali erano anche personaggi importanti, giudici, gli stessi sindaci delle città, personaggi ricchi e importanti che andavano in giro la notte con un travestimento totalmente bianco, con un cappuccio con due fori soltanto per gli occhi. Si tratta di una vera e propria organizzazione razzista contro i neri che praticava il terrorismo, rapiva, uccideva i neri, devastava le loro case in delle spedizioni. Molti neri venivano linciati e lasciati penzolare dagli alberi e il Ku Klux Klan venne del tutto tollerato da parte dello Stato, erano liberi di violentare, uccidere i neri, distruggere le loro case. L'antisemitismo, di questo si parla poco, perché ovviamente la patria dell'antisemitismo sembra essere la Germania, ma l'antisemitismo era diffuso dovunque, non soltanto in Germania, anche in America vi furono leggi antisemite, per esempio in California, molti non lo sanno, leggi che discriminarono gli ebrei. Certo, gli Stati Uniti non arrivarono mai a fare agli ebrei quello che fecero i nazisti, queste leggi poi furono eliminate, però c'era un antisemitismo molto forte, molti consideravano gli ebrei nemici degli Stati Uniti. L'idea simile a quella del nazismo che gli ebrei fossero anche alla base dell'origine del comunismo sovietico, questo moralismo e questo conservatorismo forte degli anni venti, ostile alle innovazioni, dipendeva anche dalla paura del bolscevismo dell'Unione Sovietica. Si crea la cosiddetta Red Scare, la paura dei rossi. Persino un personaggio fondamentale dell'industria automobilistica americana come Henry Ford odiava gli ebrei e lo scrisse chiaramente più volte, quindi attenzione, Roaring Twenties, grande crescita economica, grande crescita culturale, innovazioni
sociali, innovazioni del costume, l'industria dell'intrattenimento, però c'è un fondo oscuro che è quello, come abbiamo visto, di un certo conservatorismo, di un certo moralismo eccessivo e di un certo anche razzismo. La politica dell'isolamento dei dazi va avanti a lungo. L'isolazionismo, l'abbiamo visto, l'allontanamento dall'Europa, gli Stati Uniti degli anni '20, guardate che su queste cose, per esempio sul Red Scare, ci sarebbe da parlare a lungo, che è la paura, la paranoia dei rossi, dei comunisti andrà avanti, anzi si rafforzerà anche nei decenni successivi, ma anche negli anni '20 avvengono degli episodi molto significativi. Guardate che persino un partito come il Partito Comunista viene fondato negli Stati Uniti, un partito comunista statunitense. Vi sono sindacati di estrema sinistra che ottengono moltissime adesioni, moltissime iscrizioni. Vi sono sindacati, quelli più antichi, diciamo quelli più moderati, che perdono iscritti a favore dei sindacati dell'estrema sinistra. Tutto questo viene combattuto in modo veramente feroce, con delle leggi davvero repressive. Tant'è vero che poi il Partito Comunista o comunque i movimenti di estrema sinistra in America nel corso degli anni '20 saranno facilmente e drasticamente smantellati. Ci sono i cosiddetti RIDE, autorizzati da alcune leggi speciali o comunque secondo alcuni invece provvedimenti che vanno al di là di qualunque legge, sono delle persecuzioni nei confronti dei cosiddetti rossi. Più in particolare i RIDE sono delle perquisizioni violente. Delle perquisizioni, si entra nelle case dei cosiddetti rossi, dei cosiddetti bolscevichi americani, si distrugge tutto, si sequestra, si arresta, vi sono delle vere e proprie deportazioni nei dei principali esponenti dell'estrema sinistra americana. L'estrema sinistra americana è perdente assolutamente negli anni '20 e poi anche negli anni '30. Il conservatorismo e il capitalismo, il liberismo economico non trovano alcun ostacolo, e l'ostacolo che avrebbero potuto rappresentare appunto i comunisti viene eliminato molto presto. Bene, credo di aver finito qui in questa video lezione. Ho trattato brevemente gli elementi fondamentali degli Stati Uniti negli anni '20, vedremo nelle prossime video lezioni cosa avviene negli anni '20 in Gran Bretagna e Francia e negli altri paesi europei, ma in tutto il mondo, anche nel mondo extra occidentale, con particolare riferimento alla Cina e al Giappone. Quindi continuate a seguirmi. Arrivederci a tutti.